Ciao da Fulvia, bentrovati e ritrovati in Blue Spin Art. Vedete qui una minigonna, jeans e crochet. Già in un altro video ho affrontato questa creazione, so che vi è piaciuto tantissimo. Era un jeans più scuro e il pannello che avevo realizzato come gonna prevedeva una lavorazione a pattern in modo circolare che scendeva verso il ginocchio. In questo caso ve lo propongo con una composizione di fiori uniti tra loro e successivamente collegati al corpo jeans. Nell'insieme anche questo ha tutto un suo stile, una sua personalità. L'altro vi era piaciuto molto e di questo che cosa pensate? Lasciatemi nei vostri commenti un parere, a me fa sempre molto piacere leggervi. Non mi resta che augurarvi buono spin e alla prossima. Ciao da Fulvia. Partiamo dal nostro jeans. Io il mio è proprio tagliato al pelo delle tasche, vedete? Era un jeans stracciato e ho dovuto per forza tagliarlo al pelo. Ho poi fatto sotto un piccolo risvolto e l'ho cucito con la macchina da cucire. Vedete proprio il minimo che si poteva salvare dal pezzo di jeans che avevo. Ora prendiamo cotone, ago e tutto intorno eseguiamo un piccolo ricamo, diciamo così, un piccolo orlino proprio di cotone. Lo vedete qua. Ora prendiamo i nostri strumenti, uncinetto e filo e rientriamo agganciandoci al bordo che abbiamo appena fatto e riempiamolo di punti alti. Potete anche iniziare con dei punti bassi. Ovviamente non mettetene troppi, andate con la vostra sensibilità e cercate di distribuirli abbastanza agevolmente. Piano piano si gira tutto intorno al bordo che abbiamo appena fatto. Io ho lasciato un orlo molto grande, quasi 1,5 cm, quindi ho preferito fare il punto alto. Dopo questo primo giro ne farò un altro ed infine un altro ulteriore giro di punti bassi col filo verde che ho scelto per il mio pattern fiorato. Lasciamo ora momentaneamente da parte il jeans e dedichiamoci ai fiori. Questo è il diagramma, semplicissimo, partiamo. Il pannello della gonna realizzato con l'unione di margherite semplici. Vi metto nell'angolino come sempre qua il diagramma. Ho fatto la parte centrale a mezzi punti, quindi sono 12 mezzi punti dentro a un anellino di 6 catenelle. Non ho usato il cerchio magico in modo tale che le 6 catenelle mi mantengano l'apertura costante per tutte le margherite e quindi non mi variano la grandezza appunto delle margherite stesse. Ora realizziamo i petali, sono 11 catenelle bloccate con un bassissimo dentro ogni punto sottostante. Sono al secondo petalo e vado avanti a realizzarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 catenelle abbiamo detto, le blocchiamo sul punto seguente con un mezzo. Si creano quindi i petali. La prima margherita è completa, sarà con la seconda margherita che iniziamo a unire tra loro i petali. Ne farò tante quanto sono sufficienti per la parte alta della mia gonna, quindi inizio a lavorarle, inizio a
unirle tra loro e poi verifico che ogni 4 punti della mia base gonna aggancerò un petalo. Io ho un totale di 176 maglie diviso 4, quindi dovrebbe essere pari il conteggio, ma andiamo con gradi. Per il momento eseguiamo le margherite e uniamole tra loro. Anche l'ultimo petalo terminato lo blocco quindi con il bassissimo. Dovreste quindi avere 12 petali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me ne manca ancora uno. Quindi ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 catenelle e sì, e giustamente dovevo raggiungere l'inizio. Quindi mi blocco sulla catenella originaria. Ecco, magari aiutatevi con un uncinetto più piccolo, un bassissimo, ecco qua. Adesso abbiamo la nostra margherita terminata. Poi ovviamente a termine lavoro sistemiamo bene i fili in eccesso. Queste sono i 12 petali. Adesso eseguo un altro centro, sempre col filo chiaro, li faccio tutti uguali e inizierò a attaccare i primi 2 petali tra loro. Quindi mi basterà eseguire un'altra margherita, sempre 12 petali complessivi, solo 2 saranno agganciati con gli altri 2 accanto. Prendiamo il nostro filo, prima catenella e adesso altri 5, un totale di 6. 6 e adesso ci chiudiamo sulla primissima con un punto bassissimo. Internamente a questo cerchio tiriamo su un primo punto basso. Con un'altra piccola catenella per aiutarci ad alzarci e adesso 12 mezzi punti. Sarà il centro del nostro fiore. Ecco, io ho detto che li farei tutti di uno stesso colore. In realtà ci sto ancora pensando e quindi sapete che io il progetto lo sviluppo piano piano. Non oserò con troppi colori, ma forse un tono un po' più vivace cercherò di darlo. Ecco, siamo arrivati all'ultimo mezzo punto e poi ci chiudiamo con un bassissimo nel primo eseguito nella catenella che abbiamo fatto per alzarci. Tiriamo leggermente la codina e questo è il nostro centro. Ora cambiamo il filo e iniziamo a creare i petali. In ogni maglietta di questi 12 mezzi punti entreremo col nostro petalo. Iniziamo a entrare con l'uncino e per cambiare il colore è sufficiente fare entrare il filo nei 2 occhielli di lavorazione. Entriamo nello stesso spazio e ci fermiamo con un bassissimo. Tiriamo bene il filo che lasciamo e adesso saliamo con 11 catenelle. La 12ª sarà quella che ci bloccherà
alla corolla del nostro fiore. Il primo petalo fatto, ci agganciamo con un bassissimo e saliamo subito con altre 11 catenelle. Questi fiori sono veramente velocissimi da fare e rendono benissimo il progetto, quindi andatevi a spediti. Bloccatevi sempre con un punto bassissimo. Vado avanti a fare i petali, devo ricordarmi però che 2 saranno quelli che dovranno essere agganciati al fiore che ho appena terminato. Quindi sicuramente 10 li faccio chiusi, quando arriverò all'11° non eseguo tutte le 11 catenelle, ma 5. 4 le ho fatte e arriviamo ai petali che dovrò agganciare. Bene, sono arrivata agli ultimi 2 petali, adesso uniamo margherita con margherita, quindi eseguiamo i primi 5 puntini, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Con la sesta andiamo a recuperare la margherita vicino, quindi chiudiamo nel sesto punto e adesso gli altri 5. 1, 2, 3, 4, 5, sempre per un totale, dicevamo, di 11. E quindi mi becco il punto sotto nel bassissimo. Il primo petalo è unito, eseguo l'ultimo e ovviamente lo unisco nel petalo accanto, quindi ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ricordiamoci sempre di tenere le margherite dritte. Lo facciamo passare sotto, lo andiamo a recuperare di qui. Con un bassissimo eseguiamo il sesto punto e ancora 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ci blocchiamo sul petalo iniziale. Sempre con un bassissimo. Blocco un attimo che vi faccio vedere come vengono le 2 margherite unite. Questi sono i 2 petali uniti tra loro. Ora proseguo a creare, dicevamo, una striscia di margherite unite tra loro. Ne dovrò fare, dicevo, abbastanza per la circonferenza alta della gonna e poi proseguo il pannello in discesa verso le caviglie. Ecco, quando terminate la margherita, l'ultimo anello di lavorazione, meglio che lo facciate rientrare posteriormente, quindi tiratelo da dietro
e lo nascondete dietro. Eventualmente, per agganciarlo in modo definitivo, lo bloccate anche con un bassissimo prima di tagliare il vostro filo. Ecco. Poi mi ripeto, tutti questi fili qui li agganceremo e li nascondiamo dietro le margherite. Bene, proseguiamo quindi la lavorazione e l'aggancio. Ho ultimato di fare la striscia dei fiorellini. Dunque, per rendermi conto di quanti fiori realizzare, ho iniziato a bloccare i primi 2 petali in prossimità del centro frontale della mia gonna e essendo la mia base un multiplo di 4, ho un totale di 176 catenelle, vi ricordate, lo dicevo, ho ragionato sul multiplo di 4, quindi fra un fiore e l'altro ho lasciato 12 maglie di spazio e fra un petalo e l'altro 4, quindi 4 per i petali, 12, 4, 12 ancora, 4 e così distribuendo i miei fiori in modo circolare sono riuscita a realizzarne 11, li riconto insieme a voi, 1 sul fianco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In questo modo sono equamente distribuiti per tutta la mia circonferenza. Ho ultimato di fare la striscia dei fiorellini. Dunque, per rendermi conto di quanti fiori realizzare, ho iniziato a bloccare i primi 2 petali in prossimità del centro frontale della mia gonna e essendo la mia base un multiplo di 4, ho un totale di 176 catenelle, vi ricordate, lo dicevo, ho ragionato sul multiplo di 4, quindi fra un fiore e l'altro ho lasciato 12 maglie di spazio e fra un petalo e l'altro 4, quindi 4 per i petali, 12, 4, 12 ancora, 4 e così distribuendo i miei fiori in modo circolare sono riuscita a realizzarne 11, li riconto insieme a voi, 1 sul fianco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In questo modo sono equamente distribuiti per tutta la mia circonferenza. Dopo la prima riga, ora iniziamo a scendere con la lunghezza della gonna e qui ho già attaccato la seconda riga. Attaccheremo il fiorellino sempre con i 2 petali, 2 su un petalo, 2 sull'altro, vedete? Questi 2 petali coincidono con questi 2 petali. Subito dopo, senza spazio, questi 2 petali coincidono con questi 2 petali. E così attaccheremo anche il resto dei fiori sull'orizzontale, quindi saranno attaccati i fiori sia con i 2 petali in orizzontale, sia con i 2 petali in verticale. Adesso attacco anche il secondo e vi faccio poi vedere come viene. Per dare una nota di colore io avevo detto che avrei lasciato costanti questi 2 soli colori, invece
avendo da parte anche questo rosa, sto valutando di alternarli. Quindi, come vedete, qui la prima riga è tutta monocromatica, ormai è agganciata, quindi non sto a smontare il lavoro. Inizierò con la seconda riga ad attaccarli in modo alternato, quindi vedete che con una nota di colore acquista un po' di gioia. È sempre un gusto personale, voi utilizzate ovviamente i colori che vi piacciono di più. Questo l'altro fiorellino attaccato, vedete i primi due petali sull'orizzontale e gli altri due sulla verticale agganciati alla riga superiori. Quindi avremo questi 2, 4, 6, 8 petali agganciati per tutta la riga. Adesso ovviamente il lavoro risulta un po' sporco perché ci sono tutti i fili in esubero che vanno puliti. Spero comunque che vi sia chiaro l'aggancio dei fiorellini. Ecco qui. Sempre dicevo, ripeto, i due superiori e i due in orizzontali. Sarà soltanto con l'ulteriore riga che ci agganceremo anche ai petali inferiori. Vedremo poi quante righe in totale eseguire. Ora vado avanti ad attaccare questi fiorellini col colore alternato per tutta la riga. Terminata anche la seconda fascia, vedete la composizione dei fiorellini. Adesso arriva a un passaggio fondamentale, e cioè quello di collegare, quindi attaccare, assemblare tutta questa fascia di lavorazione alla parte alta della mia gonna. Ricordate, quella che vi dicevo comporta questi spazi di 12 più 4, 12 più 4. Adesso staccherò questa parte lasciando però i marcatori perché eseguirò una riga di punti bassi e in prossimità del sesto punto, quindi della sesta maglietta, cioè a metà di questo spazio, creerò un piccolo archetto per bloccare i due petali alti delle margherite, perché ricordate sono gli unici che non ho attaccato assemblando. Ovviamente nel giro provvederò ad attaccare anche i due che hanno già il loro posticino. Iniziamo e vi faccio vedere di fatto come viene l'aggancio. Posizionatevi sulla parte posteriore, laddove centralmente avete i due marcatori. Ora agganciate il filo poco prima del marcatore che vi dà lo spazio su cui agganciare il petalo. Ho eseguito quindi 2 punti bassi e poi, senza l'aggiunta di ulteriori catenelle, ho preso dentro il petalo e sono tornata sulla riga di base inserendo nuovamente punti bassi. Attenzione, lasciate libero il punto dove avete il marcatore, quindi il 4, diciamo così, la maglia numero 4 dove avete inserito il marcatore, quindi questo non occupatelo, lo saltate di fatto. Inserite i 2 più 3 punti bassi nello spazio e fate lo stesso anche da questa parte, quindi vedete punto basso, entrate a prendere direttamente col gancio di lavorazione il petalo ed inserite direttamente il punto basso sulla base.
Ecco che agganciamo anche il terzo petalo e dopo i punti bassi, 4 punti bassi, saliamo di una catenella e con la seconda ci agganciamo al petalo. Gancio di lavorazione va a prendere l'altro petalo e ancora blocchiamo con una catenella il petalo, con un'altra catenella ritorniamo sulla base e proseguiamo così fino all'altro marcatore che vede l'aggancio dell'ulteriore petalo. Terminato anche di agganciare il mio pannello con fiori. Facciamo un piccolo riassunto delle maglie prese per questo aggancio. Dicevamo che questi sono i 4 spazi, le 4 maglie prese sui petali verticali e questo è lo spazio di 12. Quindi in realtà utili sono 11 perché al 12° spazio già ho l'altro petalo e quindi ho le altre 4 maglie di separazione degli altri 2 petali. Quindi si aggancia il primo petalo, poi 3 punti bassi fra un petalo e l'altro, con il gancio di lavorazione senza ulteriori catenelle ci si infila direttamente nel secondo petalo e si ritorna sulla base e si fanno 5 punti bassi. Si crea così l'archetto per prendere i 2 petali in obliquo con una catenella questa volta, quindi punto basso, catenella, un altro punto bassissimo dentro a un petalo, gancio di lavorazione, un bassissimo dentro secondo petalo, una catenella e ancora 5 punti bassi. In tutto sono 11, il sesto centrale è libero. Al 12° infatti inizia già la lavorazione del secondo fiore, quindi ancora ci si inserisce direttamente con un bassissimo, scusate, con il punto basso e quindi il gancio di lavorazione prende il petalo e si ritorna immediatamente sulla base con 3 punti bassi, lo stesso per il secondo e ripetiamo ancora una volta l'archetto che qui vediamo nascosto perché si sovrappone alla lavorazione sottostante. Comunque eccolo qua. Ancora vedete una catenella, blocco con i bassissimi i 2 petali in diagonale, una catenella e sempre 5 punti bassi sulla base. Così facendo quindi riusciamo ad agganciare morbidamente tutti i nostri fiorellini. Ecco, a questo punto la nostra mini, il grosso della lavorazione l'ha affrontato. Prima però di chiudere la creazione nel suo complesso, mi dedico alla parte finale della minigonna, perché i fiorellini tendono ad arricciarsi, non rimangono stesi e sembrano proprio troppo accartocciati su se stessi. Io voglio che si leggano bene, che rimangano stesi. Quindi adesso creiamo tutto un perimetro, una circonferenza di rifinitura e magari gli diamo anche un piccolo stile. Vediamo insieme quindi come fare. Per la parte finale della mia gonna ho deciso di risolverla con degli archetti e con questa piccola nocciolina di personalizzazione. Quindi mi sono inserita col filo in alto sui 2 petali più evidenti. A fine giro prenderò anche questo ovviamente. Inizio così a lavorare 3 catenelle. 3 catenelle chiuse insieme da un punto basso fanno una nocciolina, poi ancora 3 catenelle punto basso, 3 catenelle per la nocciolina, 3 catenelle e punto basso. Arrivate ad incrociare i 2 petali
in diagonale, lo spazio qua diventa di 2 catenelle, punto alto per andare a prendere il petalo in diagonale, ancora 2 catenelle, altro punto alto per prendere sotto il petalo. In pratica si vanno a prendere i 2 petali già uniti insieme tra loro e poi ancora 2 catenelle di separazione, punto basso. Sui petali più alti si ritorna a creare questa crestina, quindi di fatto vengono 3 crestine prese dentro sui 4 petali più in esterno, quelli che ancora non avevamo preso nella lavorazione della nostra fascia. Quindi ancora arrivate qui, 3 per la nocciolina e così proseguiamo con 3, punto basso, 3, nocciolina di 3. In pratica qua abbiamo moduli di 3 catenelle, mentre per quanto riguarda l'unione dei 2 fiori, lo spazio diventa soltanto di 2 catenelle perché poi inseriamo il punto alto che va a prendere, ripeto, i 2 petali sottostanti. Facciamo adesso insieme un piccolo pezzettino così vediamo insieme la lavorazione in pratica. Sono così arrivata a fare le 2 catenelle dopo i petali in diagonale e mi blocco con un basso. Ora dobbiamo fare, questi sono i 4 petali esterni, le crestine, quindi 3 catenelle, 3 per la mia nocciolina, chiuse insieme in un bassissimo, 3 ancora, 1, 2, 3, prendiamo l'altro petalo sempre con un basso, proseguiamo così, 2, 3, ancora 3, chiudo sulla quarta catenella, di fatto riprendo dentro 3 e ancora 1, 2, 3 e mi sposto sull'altro petalo. Ancora 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chiudo con un bassissimo, nocciolina, 1, 2, 3 e vado a prendere l'ultimo petalo rimasto scoperto. Da questo momento devo agganciarmi ai 2 petali sottostanti, a questi 2, quindi la separazione diventa di 2, vado a prendere il petalo sotto, ancora 2, petalo sotto, ancora di 2 e arriviamo all'altro con un basso. Abbiamo così creato la crestina sopra ai petali discendenti e l'unione tra loro dei 2 petali internamente. La minigonna è finalmente finita, ve la faccio vedere bene stesa, eccola qua, e poi anche indossata. Cosa dire? È proprio molto carina. Io qui l'ho vestita insieme a un bolero estivo che ho fatto tempo fa. Spero vi piaccia questo bellissimo progettino. Un saluto a tutti da Fulvia. Ciao!